Rieccoci in live ragazzi, ben trovati su Kristal Cross Gaming, il canale Twitch, con il secondo appuntamento di oggi legato agli eventi e l'appuntamento con Night City Wire. Quanto tempo ragazzi che vedevamo i Night City Wire nel 2020, quando ancora doveva uscire Cyberpunk, tutti felicissimi di vedere che cosa sarebbe stato questo titolo, tutti quanti presi dall'entusiasmo, e poi si è visto che il lancio come dire, è andato leggermente meno di benissimo, e quindi niente, io ho una certa sensazione riguardo ai vari Night City Wire, però sono passati 2 anni e mezzo, praticamente 3 anni, e tante cose sono state fatte, il gioco è stato messo a posto, ma soprattutto, almeno in parte, e soprattutto sta per uscire una nuova espansione che io sono curioso di giocare per vedere un po' che cosa offriranno. Oltretutto, insieme all'espansione arriveranno però degli update piuttosto importanti anche al gioco di base, in concomitanza con l'espansione e separati necessariamente dai contenuti che sono proprio al 100% dell'espansione. Quindi ci sarà un update 2.0 del gioco, perciò avere una panoramica di quello che arriverà è importante. Questo è speciale Phantom Liberty, quindi vediamo di che cosa si tratta. La premiere sta per partire veramente fra 2 minuti, quindi direi anzi 60 secondi in questo momento, quindi insomma credo che non manchi moltissimo. Un saluto a tutti quelli che si stanno connettendo in questo momento. Questo è il secondo evento del giorno, perché abbiamo appena visto il Nintendo Direct e ne manca un terzo, perché c'è anche lo State of Play questa sera. Io non capisco perché hanno messo tutti quanti gli eventi lo stesso giorno, veramente non lo so, mi sembra un'idea veramente stupida, e mi pare un po' difficile che qualcuno non abbia diciamo non abbia idea di questa cosa, quindi non lo so come mai. Vabbè, ciao Soloter, spero tu sia un po' meglio. Insomma, sono imbottito di tachipirina e diciamo che non sto proprio benissimo. In questo momento sarei molto volentieri steso da qualche parte, ve lo garantisco. Sento ancora la febbre che è altina nonostante la tachipirina. Però, se non altro, la cosa molto positiva è che il livello gola e naso va molto meglio rispetto a ieri, che mi sarebbe stato impossibile parlare a lungo. Oh Zerg, grazie mille del ride. Benvenuti ragazzi. No, abbiamo appena cominciato. Eros 95, benvenuti in chat, grazie mille del follow, benvenuti. Ciao bello, Nintendo Direct finito, let's go. Anche noi abbiamo appena finito a vedere, però poi ho staccato subito e riattaccato con qui per vedere Night City Wire, e sta per partire ragazzi. La premiere inizierà a breve, quindi da un momento all'altro si passa alla schermata principale. D'accordo? Bella Zerg, io avrò molto presto aggiornamenti per te. Perdonami, non so molto bene in questo periodo, però insomma si fa quello che si può. Julias, grazie mille del follow, benvenuta o benvenuto, non lo so, e benvenuti a tutti quanti ragazzi, per quello che
Tranquilla, aggiornami. Yes, sarà fatto, sarà fatto. Rebo, grazie mille del follow. Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti. Bellissimo studio, complimenti, grazie mille. Noi qua stiamo aspettando la premiere di Night City Wire, vediamo che cosa ci riserva l'espansione di Cyberpunk, che è proprio di quello che stiamo parlando in questo momento. Ok, quindi tra un casino e l'altro... Oh, ecco appunto. Mi aspettavo esattamente questo maledettissimo momento. Quanto odio sta cosa della premiere di YouTube che parte con il volume a chiodo. Va bene, comunque, ragazzi, direi di andare sulla schermata principale perché la premiere è iniziata e quindi per chi vuole noi siamo qui a vedere questo evento. Mi raccomando, seguitemi qui su Twitch se ancora non l'avete fatto, pigiate quel bel cuoricino, abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, che aiuta veramente tantissimo il canale. Seguitemi anche sui social come Instagram e Telegram e TikTok, dove c'è la community. Supportate il canale tramite i vari link affiliati come Amazon, Instant Gaming o tramite il Patreon, e iscrivetevi ai miei 2 canali YouTube, tutti i link sono qui sotto o tramite il bot in chat. D'accordo gente? Si va sulla schermata principale. No, Slaughter, lo so, purtroppo non so cosa fa, cioè nel senso, o tengo tutto quanto il volume spento, diciamo, alla fonte, che potrei anche farlo in casi del genere quando c'è una premiere, o se no parte col volume a chiodo e non lo puoi abbassare direttamente da YouTube prima. Purtroppo è così. Che fastidio questa cosa, purtroppo. Vabbè, che ci vogliamo fare? Bene, 40 secondi ragazzi e vediamo un po'. Tra parentesi, oggi esce anche il documentario di Round 2, che sono Fossa e Mottura, che parla proprio di CD Projekt. Ed è un lavoro, mi pare, piuttosto ambizioso e importante, che hanno fatto loro. E ho scritto proprio oggi a Mottura, chiedendogli se possiamo vederlo con una reaction. E mi ha appena risposto di sì. Proprio durante il countdown a questa live, quindi vi anticipo che probabilmente domani faremo questo, vedremo il documentario insieme. Intanto, si parte. Cosa ci dobbiamo aspettare? L'approfondimento sull'espansione e un po' di cose fighe. Probabilmente ci sarà anche un momento con Idris Elba. Non dovrebbe durare tanto, Hello everyone and welcome to this special jam-packed episode of Night City Wire. This is the place where we talk all things Cyberpunk 2077, or rather, all things Phantom Liberty. My name is Pavel Busha and I will be your host today, and we have a lot to go through, so let's get started. We've got gameplay, behind the scenes, music, and plenty of surprises along the way. Speaking of, let's kick things off with a world premiere of our brand new Phantom Liberty CGI trailer starring the one and only Idris Elba. Yes, c'è proprio lui. Nuova stagione di Edge Runner sarebbe possibile? Non saprei. Purtroppo mi pare difficile perché mi sembra conclusa praticamente. Però mai dire mai. Ciao Oscar! Nuova patch e Phantom Liberty, yes! So me I'm right where you wanted me. Now tell me I'm out of this goddamn town. Nobody on you. I just caught surveillance cams. Adios, Night City. Should be back in the homeland by 2 a.m. Yeah. What about you? Get your ticket out yet? I hear the government's sealing a deal. I told you. You're the president's favorite. You're gonna walk out of this on a red carpet. Yeah, sure. Hey, you deserve it. I wouldn't be alive if it wasn't for you. Questo filmato qualitativamente è You incredibile. know what I'm thinking about right now? Tell me. Taco stand back home. First thing I'm gonna do when I get off this train is head right there. I swear those quesadillas come to me in my dreams. Place sure sounds tasty. Yeah. You were the one that took me there in the first place? Yeah, I remember now. Well, listen, when this is all over, you gotta take a break, you hear me?
passenger and he's carrying. I think we might be compromised. Can you hack the trap? Soon. Minchia. Sì. Stile Night City molto cattivo. So me, you want a pill? So me, Excuse me, Madam President. pill? It's going to be a long flight. No, thank you. I wouldn't be alive if it wasn't for you. Minchia, ragazzi, ok. Bello forte questo intro, eh. Ok. What a cliffhanger! Everything you saw in the trailer happened 7 years before Phantom Liberty begins, so there's definitely a lot more story to discover in the expansion. Now we're gonna hear from Idris Elba himself to talk more about the trailer and how he brought Solomon Reed to life. Francesco, ciao, benvenuto in chat per la prima volta. Beh, parlano un po' di più dell'espansione. Hi, I'm Idris Elba, and I play Secret Agent Solomon Reed in Phantom Liberty, the upcoming expansion for Cyberpunk 2077. Reed is a professional, someone that's lived many lives. He's basically a sort of secret agent that has worked in Night City for a long time and has been a special ops operator and, you know, basically has kept his head down until now. And when he comes back in a major way. I mean, he's a pivotal character. You learn a lot about the story through Reed, and actually meeting Reed is like, you know, it can either go one way or the other. Treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Obviously, you know, with a spy character like Solomon Reed, you don't know much about him. You know what maybe he's capable of, but can you trust him or not? A spy story will make you think one thing, and actually you should be paying attention to something else. Every now and again, in the storyline, you actually get some nuggets of who Solomon Reed is. And his Sì, il nuovo skill tree. you know, he doesn't really Infatti like mo to tecnicamente si vedranno un po' di cose. His personal side is definitely one that's filled with torment, betrayal, trauma, but at the center of his personal life is his work. Like, he really loves his job. He's a very, very dedicated agent, and you get to know that as you play with this character. So, in this shot, I think Reed is thinking about all the things he's done as an agent, as someone that has dedicated his life, and now he's about to walk away. And it's symbolized in this huge leap that he's about to make. It's also a leap into his freedom. So what I love about Cyberpunk, you know, is the technology. The tech is mad. Solomon's right here. He's done. He's on the train. He's about to chill. He's leaving. And also he has the one person that he trusts to help him make that escape. He's not thinking that anyone could have infiltrated him. No one even saw him get on the train. He jumped from the sky. So he's feeling really good. For anyone who's really looking at this frame, there's a big Easter egg. Look for it. It's there. It's in the frame. But it's a big Easter egg. That's all I'm saying. What about you? Get your ticket out yet? So me. I hear the government's sealing a deal. I remember shooting this, and you sit in these sort of like pajamas, basically, with all this stuff all over you, and you got a big sort of camera thing rig on your face. You've got to really get into the imagination of your character. And I remember shooting this, and it's incredible, man. Now look at the detailing on the animation. Obviously, I was there, so I could
I'm acting, but to see it come to life like this is bonkers. Taco stand back home. First thing I'm gonna do when I get off this train is head right there. I swear those quesadillas come to me in my dreams. It sure sounds tasty. The Reed-Somi relationship's a really big thing to unpack. It's really good. I can tell you that, you know, Solomon Reed and Somi have a special bond. More or less, Somi is his protege. He trained her to some degree. He's one that looked out for her. And all I can say is that he trusts her. This is the moment. That's the beginning of the section where it starts to literally crumble for their friendship. Eh sì. È interessante la storia, eh? Allora, sentite, in questo CD Projekt è sempre stata bravissima. For Somi, this moment of, you know, do I, don't I? Do I betray a friend? Someone's like a father. She's under an incredible pressure that we don't realize. It's either her or him. Yeah, I betray. Somi. And that's why I love this moment when he touches the door and he's like, Somi? He knows immediately he's been made. He's dead. There is a moment of remorse and a moment of sort of regret, I guess, feeling a bit betrayed from Somi, but that's not what he's thinking about right now. What he's thinking about is like, okay, how do I try and up my odds here and get out? Va venire voglia di recuperare il gioco base. Beh, allora, direi di aspettare l'arrivo dell'update 2.0, che metterà un sacco di cose nuove. Questo è, secondo me, il momento migliore. Intimidazione pollici con un pochino meno. Vabbè. A distanza di tanto tempo e con l'arrivo di questo update... I wouldn't be alive if it wasn't for you. Now that is a good trailer. Serio. Vabbè, onestamente sì. Dogtown is, I guess, the most deadly place in Night City. It's a district ruled by a militia. It's also sort of like a labyrinth of crumbling infrastructure. And by the way, the scale of Dogtown is incredible. You know, as a storyteller, it's just an amazing canvas. Because it's open world, I mean, you can pretty much go anywhere in it. And it's just like incredible. And the writing in this expansion is really, really good, especially around Solomon Reed. You know, because it's a big storyline and it's really well dialogued. He's a really big character. It's really complex to play, actually. This is the first major game I've done as a voice major, and it was an easy yes for me because I'm a big fan of CD Projekt from the Witcher games and Cyberpunk. What I really liked about it is the fact that it's so big and a real character study. And it was a challenge for me, I'm not gonna lie, but in terms of the voice, I have to have the spectrum of emotions in the way I speak, in the way he answers. The whole experience was definitely like a learning curve. And I can say I've done it, and I've done it, you know, in a really phenomenal game. Dogtown. Burn it to the ground is what we'll do. Per un attore, diciamo, probabilmente un attore classico trovarsi in un ruolo del genere non deve essere stato facilissimo. Le doppiate in italiano come credo di sì. Beh, se lo è stato il gioco di base, dubito che non lo sia l'espansione. Awesome stuff. Seeing Idris Elba in action and talking about his character really makes me want to get to know him more in the game. But new characters aren't the only addition to Phantom Liberty. Music has always been a vital part of our games and the stories we tell. We've created a brand new score for Phantom Liberty, and right now we'll hear from senior composer P.T. Adamczyk and composer Jacek Paczorkowski to discuss creating music for a spy thriller. We'll also hear more about the new radio stations coming to the game, featuring all new tracks from artists from all around the world. Non vedo perché non debba essere, infatti, ma non avrebbe senso che non lo fosse. I'm great. It's awesome to have you guys here in the studio, and I want to know everything about Phantom Liberty and its score. So tell me, like, what's going on here? Like, what are the inspirations? What type of music can we expect, and how does it fit into Cyberpunk 2077? Can definitely expect more cyberpunk vibe.
although we spiced it up a little bit more with spy thriller themes throughout the project. We wanted to make players feel like they're secret agents behind the enemy lines, give them the gravity of the situation and also the danger that V is in during their mission. The most influential part, I think, is the new characters that are introduced in the expansion. Yes, because it's a CDPR game and characters make the story. Apart from the spy thriller thing, there's obviously a very deep, emotional and very human story that we're trying to tell. And this time, the main relationship between Songbird and Reed is sort of what we were focusing on musically. It's also, what is the principal theme musically in this expansion. Everything basically like it's always in CDPR games, many different layers, but at the heart of it is a touching story. I'm happy that you mentioned that characters are very important. And I always treat like characters being the catalyst of the story itself. But we're known for our storytelling. There's a lot of things going on, and music kind of needs to play into that in order to have certain emotions come out of players. How difficult is it to like marry all these things together? Well, it's definitely challenging. It was challenging in the base game, and because right now we were so focused è un approfondimento sulla storia, quindi triangle sulla storia, buongiorno, Reed, sulla musica. V, that we were able to put even more detail into the sort of musical storytelling for this expansion. So it was definitely difficult, but I think also very rewarding, and I hope it's going to be really enjoyable for the players as well. It is something that I look for when playing a game, kind of seeing how the music affects me. And in some games, it's I think one of the most prominent things. And I also know our community has always been saying that when it comes to music, like you guys always nail it and bring a game always. That's very kind. You have something to add to that? No, allora qualitativamente sulle cose. Well, to me it was actually relatively easy because I came. Probabilmente adesso è molto meglio. All'epoca, quando lo giocai io, a un po' di distanza dal lancio, perché il lancio era. Il gioco era nelle cose ferme, tipo Night City, come è fatta. È una delle cose più incredibili che abbia mai visto, è proprio bellissima. I personaggi, la trama, i dialoghi, l'art style, la realizzazione anche del più singolo piccolo oggetto che c'è. Tutto ciò che è fermo, tutto ciò che è scritto, la musica, per dire, anche, ecco, è tutto bellissimo. That's amazing. That's the news. Come si muove qualcosa? So that's one part Qualcosa of it. andava And now storto. I feel like we should transition and talk about 3 new radio tipo stations lo that shooting we have. So we have Dark Star non è Radio, che sia tutto we questo have che Impulse, and non male ormai so rispetto allo standard di altri, quindi te lo fai andare bene, però let's dive into them diciamo che and tell me kind of what we can expect. una grande differenza tra il gameplay bread and butter, cioè quello semplice, e quello scriptato, quello ispirato da una regia. I'm into those moody, dark tracks. CD Projekt è sempre stata molto brava a scrivere cose, a realizzare degli asset, a metterli in movimento e pensare al gameplay. Like Kenya, Uganda, Poland, America, they passasse una mosca il gioco correrà. Non proprio una mosca, ma se passasse una macchina it has got that commonality, nel momento sbagliato e nel punto It is sbagliato. actually a quite various station. I think the highlight of it is also the IA non era per niente un granché, quella dei nemici. Is he per dire questo genere di cose. Is he like rapping maybe? Like what Però is col he passare doing del tempo piano piano è migliorato in questo. Però alcune cose ovviamente restano lì. Azioni ambientali top, ogni palazzo aveva la sua, ma serio, ma no, delle cose incredibili. Anche il solo colpo d'occhio. Ma tuttora Night City. Guardate adesso. Guardatela ora.
Yes, I mean that's one of the great news is that we have him as a DJ. Il gioco è pesante, Impulse nel Radio senso is basically his DJ set. gira su schede di vecchia generazione, per girare gira, so più o meno. If you like listening to però è modern pesantuccio il electronic gioco. music, club Diciamo music, questo beneficia assai di un hardware potente, ma a differenza di qualcos'altro, maledizione, quando spingi sugli asset grafici Night City è proprio figa, nel senso è proprio bella per essere bella. Il ray tracing all'interno di questo gioco è maledettamente pesante, ma anche molto efficace. È questo, lo dovete considerare. Sparare dall'auto, anche io curioso di vederlo all'opera, soprattutto per vedere, tanto per cominciare, se funziona. Poi se il feeling è buono e come lo puoi applicare di fatto. And the community will love, we don't want to be micromanagerial when it comes down to people creating music. We don't believe that this is the right way to do it. So, with Idris Elba, with all the other artists that we worked on, it was, here's the brief, it has to fit into the cyberpunk Ho giocato 1080 Ti godibilissimo in 2K. And that's pretty much it. Okay, io sono a 1080, ero in 1080p e dettagli, ma vabbè, mediamente altini, il che va anche bene. Oggi ho una 3080 Ti, non vedo l'ora, esatto, e potrai permetterti anche un certo quantitativo di ray tracing. E con DLSS 3 oddio, non so se supporta il 3.5, forse sì. Mi sa che ti darà delle soddisfazioni. PS5 è godibile? Sì. Versioni console next gen a distanza di qualche mese erano già piuttosto stabili. Il problema era la all gen. Obviously the craft PC had to be there, 50-50. and the general vibe of Cyberpunk had to be maintained within those tracks. However, there were a lot of tracks that either Martin or we would never come up with them, so a lot of those entries were really surprising, but we felt that Night City is an eclectic world. It's a world of a distant future, maybe not so distant future, but still futuristic. Yeah. So, it can be a melting pot of many different things. So, we basically giocato quest'estate, platinato con 100 ore, filato tutto liscio. Esatto. Adesso ormai è così, nel senso. Ora faranno qualche altro casino con l'espansione, non posso saperlo, ma sapete ragazzi, è uno studio che è stato talmente scottato da quello che è capitato. Non sono capitate cose gravi, nel senso è successo un casino dentro a CD Projekt Red, come anche scusate, è giusto che sia, perché quello che è successo è inscusabile. Però voglio sperare che abbiano ben imparato la lezione e riceveremo un gioco non perfetto, perché nessun gioco è né può essere mai perfetto, ma qualche casino farà di sicuro. Allora, qualche casino che possa succedere al day one è una cosa che ci può stare per chiunque, qualcosa che può andare storto. Ecco, non troppo ecco. Esatto, esattamente questo. La speranza è che Okay, so maybe we should do a radio station. Underground broadcast. You didn't hear that in Night City in the base game. Do people still believe? We just have to take part. The game has a lot of action. This helped us a lot. Your name is going to be immortalized forever. Music can be a legitimate pursuit. I know that Cyberpunk is built in a universe with a lot of tech. It's interesting, it's very fun. You live on the streets and you la bella intervista di Game Informer parla proprio di questa cosa. Adesso sono superato. Congratulations, you've won. Con la bruciata che si sono presi. Punches you in the teeth, takes your money and walks away. Like K-pop, like hip-hop, even pop music. It was pretty nice. Ideas keep coming. Hundreds of hours. So that was a bit of a challenge. And I'm really excited to meet the artists. Comunque contento che l'hanno ripreso in mano. Hanno pagato per i loro errori e adesso c'è l'espansione e mo la vedremo. Spero che questa espansione chiuda un po' un ciclo. Nessuno mi toglie dalla testa però che debbano ringraziare da qui fino alla loro morte Edge Runners. Every good spy thriller
needs a theme song. Quanto ha aiutato quell'anime. Chart-topping Polish singer-songwriter Dawid Podsiadło has a brand new original song featured in the game titled Phantom Liberty. Here's a teaser with some behind the scenes of how it was recorded. Hello everyone, my name is Dawid Podsiadło, I'm a Polish musician, and today we're at the studio, and we are recording Porca a song troia, come sono... Oh, lo studio è 2027, attrezzato, madonna. Phantom Liberty. Quella panoramica di rack che avete visto sono qualcosa tipo 60.000 euro, proprio secchi secchi. Minimo. Oh, la spugnetta sulle corde, sulle altre corde, la uso anch'io in studio. Wow. Interessante, ragazzi. Interessante. After music, Solo let's 6 turn corde, to scherzo. gameplay. I'm here No, with game ma director ci sarà Gabe sicuramente anche Alacangelo qualcosa to più talk giù. about some of the amazing new gameplay personalization possibilities we've created as part of Update 2.0 and Phantom Liberty. Gabe, hello once again. Pavel Burza. I recently learned that in English, Burza means storm. Exactly. So your name is Paul Storm. It sounds better in English when you say it, like Paul Storm and Pavel Burza. It sounds much better. It sounds bad. It sounds like a superhero. It sounds like you're Thor's cousin. I wish. Like, I wish. Thor comes into the battle, does a single target damage. Paul Storm shows up, starts doing AoE damage. Perfect start to the segment that we have because we're Single talking about target gameplay. AoE. Yeah. Combat. Let's talk about it. Combat has changed a lot, but also character customization has changed in terms of the new perks and all that stuff, and we're here to unpack it. So I know you've talked about this hanno fatto already, la but give us a traduzione general inglese del feel nome of what we polacco. can expect in terms of the changes coming with 2.0 and Phantom Liberty. Quanti utenti sono stati scottati dal lancio di Cyberpunk per perdere molta fiducia nei loro utenti. Infatti hanno fatto questo da allora fino adesso, quindi ora vedremo. We want it to because there's Come dicevo so much prima, potential in Edge Runners ha aiutato veramente tanto. And when you think about the Perché dark future gli ha dato, and cyberware, there's ha dato a different kind of molti like super soldier or l'idea super merc del kind of fantasies potenziale you have in your mind. And we wanted players to be able to realize that and play it and di Night feel City. it. And so Gli ha dato a molti il contesto di questo gioco. I mean, there's stat increases and stuff like that, which is always fun in progression, you know, getting incrementally more powerful, but we really focus it on the actions, the things you can do, right? And so we've added a suite of things you can do that tie into different themes, and then of course players can mix and match and come up with their own unique styles. Yeah, that's Ciao really boss, cool, and I stai like meglio? the customization part of it. That, Meglio you know, there are imbottito di some things that we tachipirina. can do in terms of, like, we'll actually show some Però mi sa che finiti sti eventi mi rimetto un attimino buttato sulla poltrona perché sto un po' But you finito. can actually do like a mixture dovremmo of rivedere questa sera. assassin type ninja or a character that is more like Hulk smash. I want to go in. Che belli and sti destroy perks stuff, or a più stealthy netrunner accessibili, that has, veramente, like, these, non vedo l'ora. you know, quick hacks and stuff like that. There's so many cool things back here. It's You can be a stealthy net runner. You can be just like a direct, you know, going out there and just like wrecking Perché stuff. ho guardato la serie blowing senza up aver giocato il gioco, invece machines è mancato un and po' di stuff, contesto. net Ma runner, non serve, nel senso but la yeah, serie te lo there's so spiega much piuttosto nuance bene il as contesto. well. And Ed è we're gonna questa talk la more chiave. about players being able to explore Molti the hanno capito il nuance contesto più dalla serie che dal Exactly. gioco. One other thing in terms of like general stuff. I perks erano confusi, general, madonna. But it's new and it's not very general, but it's veramente interesting. It's the incasinati. relic skill tree. Something that we unlock through the story. And what does it bring in terms of gameplay? So the relic, as you said, tied into the Phantom Liberty story, and it's towards the beginning. It's within the first few minutes, so this isn't spoiling anything. And you've seen in the trailer, if you've watched the trailers, Somi reaches out to you through the relic. They're in a dire situation. It's the only way she can get to you. And to kind of show you she's the real deal and she can help you,
she says, here's kind of a taste. I'm going to kind of clear out some of the bad data in the relic, and I'm gonna set it up such that your cyberware can utilize it. And so the theme of it is that it kind of both enhances your cyberware as well as able to Credo che sia qualificabile come cotta videoludica, Judy. So it's kind of a cyberware theme to it. It's crazy, crazy. It also shows you how powerful she is as a character, but that's like a whole different story arc that we could get into, but I don't want to get into that because I don't want to spoil anything, but that itself is incredible. So maybe what we should do right now is we should see the possible builds that we have. And I know we have 3. We have something that is a super strong solo. We have something that is like a more ninja type, fast solo. And we have a Netrunner. And we have the help of our fellow gameplay designers. I perks aggiornati arrivano simultaneamente con Phantom Liberty, ma sono un aggiornamento generale del gioco. Ecco qua, proprio questo. Lead gameplay designer, and my favorite build is what I like to call a bullet time ninja. Speed is of the essence for both defense and offense, which is why dash and air dash are perfect to get close to enemies without taking any damage. I like to bring a katana to a gunfight, and it goes great with a new perk that lets you deflect bullets and even send them flying back at enemies. If you're running low on health, you can also perform a finisher on low health enemy for a quick boost. But this playstyle isn't only about blades. You can combine sì, l'espansione è solo next gen, che ha fatto storcere il naso a molti, però sono passati 3 anni. Quindi ci può anche stare per me. Caso diverso è per vaffanculo Horizon Forbidden West, che a distanza di un anno, all gen, next gen. Great for getting rid of those hard-to-reach targets like snipers and netrunners. With this build, your enemies won't know what hit them. Awesome. Bullet Time Ninja. Allora, è fighissima, so però io detesto il combattimento corpo a corpo in prima persona. Quindi la mia build sarà da vi sparo con ogni cosa possibile e immaginabile. I love the dash to the person in the guard tower or whatever. That's so high up. Poi Horizon è pure esclusiva, quindi doppiamente brutto. Esatto. I like to bring a katana blade to a gunfight. Well done, Carol. That was good. Yeah, I really showed Mazzati fa creare dei mostri. Pistola con il mio pick e one shot tutto. Io non mi sono spinto troppo in là, però mi ricordo che alla fine avevo un'arma a cui ero molto affezionato. Was kind of like a stronger solo, but we'll have that as the last video. But now I think we should jump into the Netrunner. E chissà su all gen come potrebbe girare l'espansione, che già il gioco di base lasciamo perdere l'esperienza all gen, quindi. Hi, I'm Yulia Primak, a gameplay designer at CD Projekt Red, and I love playing as hack and slash Netrunner. The best part of being a Netrunner is, of course, the hacking, and now it's more powerful than ever. Ba-ba-bam! With the new Quick Hack Q, you can stack up to 4 hacks on a single enemy and play around with some devastating combos like Contagion and Overhit. It's pretty deadly. With Overclock, you can gain an extra edge by sacrificing your health to cast hacks with almost no limit. With Update 2.0, Netrunners can even take over cars, transforming vehicles into ticking time bombs. Quanto è figa sta cosa! E quanto l'hanno semplificato! With the relics Bene! from Phantom Liberty, you can power it up even more. Now Netrunners can combine physical damage and upload control hacks onto enemies. I can't wait for everyone to try it out. Hack and slash Netrunner, wow, lots of action. We kind of know Netrunners to be a little bit stealthy, kind of behind the scenes doing stuff. We have a little bit of that, but still, yes. CYBERPUNK deve Deus Ex, se è piuttosto chiaro. They can do both, But I love to point out the play on words hack
and slash. We love these catchphrases here. This was good. I love it. Yes, the maglietta militare che carina. That's sort of one version of playing it, kind of doing the damage, via blowing up cars, remote controlling it, getting in there with your nanowire. You can even like spread hacks with it. You can also get some of the memory back and drain. But yeah, you can go stealth to where it's kind of like there's like kind of a game in the network of like as you start doing hacks, like an enemy netrunner might be like, someone's in the network, right? And there's a bunch of different abilities to kind of like suppress that kind of discovery. And so there's that kind of netrunner combat that's going on there behind the scenes while everyone's like stealth. And it's like, we don't know where it's at. Yeah, so that's another one. There's so many different ways. Basically the whole like pattern and remake contro cazzi, quello ci vorrebbe. Guarda, my favorite part is when the car crashes into everything and just blows il prossimo progetto di Cyberpunk Orion, che è stato già annunciato. There, which was the no, aspetta, tu parli di Deus Ex, ok, no, tutt'altra cosa. Exactly. Cool combos. Perfect. Cool stuff. RPG Cyberpunk tipo Far Cry 6, nemici deboli e differenti proiettili, più o meno. Più o meno sì. Ovviamente sono più le situazioni che devi gestire. I'm Filip Dovnar, lead gameplay designer, and I like to come in swinging. So my favorite build is the Savage Slugger Solo. Getting up close for combat is really crucial for this build. Tutte build da corpo a corpo, maledizione. Knock down multiple enemies, all while closing the gap and putting you in the zone for some sweet, sweet annihilation. Another great option is Quake. For some extra flair, you can combine with air dash and drop in from above and throw everyone around fighissima you per carità sta cosa, però. When I'm using shotguns, I like to use the Obliterate perk for maximum carnage. And once I'm in range, it's time to take out the big guns. We've got the new finishers that let you grab enemies and throw them during fights. Great che cosa è successo? On top of that, you can supercharge the gorilla arms using the new Phantom Liberty relic tree that will let you send your enemies to the moon. With this build, you'll be unstoppable. Mayhem. The throw at the end. The Savage Slugger Solo. That's 3 times fast. Yeah, that's so crazy. Like throwing people, like at the end, he's just like, woo, and it just flies. Yeah. I mean, certainly like, the animals in that faction is like an inspiration for it. And obviously also Arnold Schwarzenegger and Terminator, just like you got that heavy machine gun and you can just take the bullets and the stuff and there's all the kind of like mitigation and absorbing damage. Io sono più tipo di quelli che vorrebbe portare la Gatling. Also with the hammer, like just closing in actually shows you that this build is very versatile. You can actually go up and close and have some quick interaction, but also you're able to like hold these big weapons, and even though they make you a little bit slower, you're still able to kind of, sponge the bullets on you and still go in like crazy and then just throw people. A lot of damage mitigation, and you can resist stuns and stuff like that. It's all about, like, because if you're like the fast solo, you get hit, it's gonna hurt and it's gonna knock you silly, right? But there, you can just keep barreling in. And then I love the montage of the claps, the finishes. That was fun. But yeah, Gabe, I mean, that's it for our segment. I'm super excited to have you once again here in the studio. Thank you for sharing all your information. Also, thank you to all the gameplay designers who actually showcased the builds, because those were really, really awesome. Yeah, and thank you for everyone watching and the players. As you can see, we have many new ways to play and many new ways to cause chaos in Night City. And that means consequences. Let's take a look at what it looks like to come face to face with Night City's toughest armed forces, MaxTac. Ecco, una cosa importante è il revamp della polizia. Perché, madonna mia, molti dei meme del lancio erano legati alla polizia e non è un caso. Target is Omega Class. I repeat, Omega Class target at large. MaxTac is en route. Ecco, la MaxTac mi sa che ti apre il culo quando arriva. Sì. Ciao Bonambi, Chris, come stai? Pieno di tachipirina. Così sto.
It's official! Update 2.0 will release on September 21st. Nel gioco c'è la Oddio! Cyberpunk 2077 on Oddio, c'è Xbox un Series vuoto. X, S, PlayStation 5 and PC. That's just 1 week away. Il tizio famoso della If you want a serie, taste no. of what's it like to build a Però new c'è character qualcosa with che hanno the design inserito first a system tema, before then, se we have non a cool sbaglio. surprise for you. Right now, you Oh, can ecco, create your 21 own build and experiment with all the new perks, including Phantom Liberty's Relic oh, Skill che Tree figo! with Allora, our 21 build settembre planner. l'arrivo Head dell'update to the Build Planner 2.0 website e now to see what kinds of c'è builds sul you come sito up with il build before the planner launch che of the update la potete and the fare già expansion. adesso e vederla That's già all ora. we got for this Night City Wire Bellissima idea, special. ottimo. Thanks for tuning in. Bravi, I hope you're cazzo. excited to play Cyberpunk 2077 Phantom Liberty when it launches on September 26th. We'll see you then in Dogtown. Bene, mi sa che è finito. Ah, quindi l'update 2.0 arriva qualche giorno prima. Ok. Ok. Molto molto bene. Molto molto bene. Ok ragazzi, allora. Questa è la chiusura, mi pare, sì. Credo che sia finito qui l'evento. Bene, onestamente ragazzi devo dire che sono abbastanza soddisfatto, nel senso, secondo me hanno messo un po' troppo tempo nella musica, devo dire. Cioè tutta la parte di Idris Elba andava benissimo perché essendo l'attore che ha interpretato il personaggio principale ci sta che gli diano il ruolo e oltretutto sentire raccontare un po' di cose da lui sul personaggio, sulla storia, sulle vicende e di come si è interfacciato lui è stato interessante. La parte sulla musica carina, però secondo me doveva durare un po' di meno e la parte sugli upgrade secondo me un pochino di più al gioco stesso, però è un qualcosa che comunque mi è sembrato un buon evento per insomma, per lanciare le espansioni in una maniera o nell'altra. Comunque un bel po' di cose l'avevano già dette. Belle le date dell'update che arriva un po' prima dell'espansione, qualche giorno prima, perché così la gente può rimergersi un attimino del gioco, rifamiliarizzare un po' con una build e c'è la possibilità che deciderò di fare così, ragazzi. Deciderò di reinstallare il gioco e magari ci facciamo, cioè mi faccio un giretto magari off cam per rifare la build e riprendere un po' di familiarità con le cose, perché io non ci gioco da tipo gennaio-febbraio 2021, quindi su 2 anni e mezzo fa, quindi effettivamente non mi ricordo niente ed è un qualcosa a cui forse è il caso di porre rimedio. Quando arriva l'update mi sa tanto che reinstallo tutto e mi rifaccio un giro, rifaccio la mia build che avete presente tutte le build che avete visto corpo a corpo, mega veloce o mega potente, andare lì vicino e schiantare la gente? Ecco, pensate l'esatto opposto, armato fino ai denti con cose che vengono fatte esplodere dalla distanza e trasformarsi in una specie di piattaforma di morte. Ecco, quello sono io. Ok? Sì, ecco, bella Oscar che hai ricordato questo, l'avevano già detto ma è meglio ricordarselo. Potete anche giocare l'espansione completamente staccata dal resto e giocarla immediatamente subito, il che è un'ottima cosa perché si può partire direttamente da lì e fare il gioco diciamo base separato, ok? Ci sono 2 possibilità, quindi potete iniziare le missioni all'interno del gioco, che mi sa che è quello che farò io perché alla fine io l'ho giocato tutto Cyberpunk, l'ho finito, perciò come con The Witcher, sì. Quindi per me forse conviene fare così, però non lo so, dire la verità, c'è sempre questo dubbio. E però sì, l'espansione può essere anche, non è un'espansione standalone, però può essere giocata praticamente standalone per chi vuole, quindi direi che è una buona opzione da avere. Molto bene l'opzione dei nuovi perks che non vedo l'ora, l'opzione di poterli controllare subito e soprattutto di vederli già da ora sul sito, cosa molto figa. E speriamo, ragazzi, incrociamo le dita perché con tutto il casino dell'ultima volta io spero tanto che non si ripeta. Non credo che la ripeteranno, credo che CD Projekt Red abbia ora un controllo qualità un tantinello migliore, credo che non ripeterà gli errori del passato. Qualche casino ci sarà perché è normale che ci sia praticamente per qualunque gioco al lancio, qualcosa può andare storto, però qualcosa storto, tutto rotto,
sono due cose un po' agli opposti tra di loro, quindi non esistono i giochi perfetti al lancio, però esistono i giochi rotti al lancio, quindi speriamo che sia il primo e non il secondo. Io mi tengo il mio V milionario e macchina da guerra, lo credo bene, lo credo bene. Mi sa anche io, dai, perché mi dispiace un po' aver staccato tutte, oltretutto il V con una relazione con Judy. Questo ha più valore di qualunque altra cosa. Sì, scusate, è un po' simp questa cosina qua. Va bene. Allora ragazzi, questo era l'evento, devo dire buono, ha creato un ottimo hype secondo me per l'espansione, però noi stiamo discutendo di queste cose, ma sappiamo che la cosa che, ed è anche giusto così, che colpisce di più è il trailer, e il trailer era fighissimo, ragazzi, era onestamente fighissimo, quindi direi che va bene così. E quindi noi ci aggiorniamo per il gioco ovviamente quando uscirà. Sguardo sornione, esatto. Sì, decisamente. Madonna che figa Judy. Mamma mia, mi ricordo molto bene quanto c'era un certo punto del gioco che non mi interessava più assolutamente nulla della trama principale o di quello che succedeva intorno a me. Il mio unico obiettivo era quello di riuscire a concludere la romance con Judy e cazzo ce l'ho fatta alla fine. Quindi, bene, sono fottuto di tutto il resto. A un certo punto ho detto, ok, adesso matematicamente come faccio a perseguire questa route? Manco una visual novel fosse diventata e ho fatto proprio così. E niente, mi è presa così. Però vabbè, quelle belle esperienze che ci sono state comunque con il gioco. Non vedo l'ora di tornarci. Chissà se lato shooting o lato queste cose qui hanno migliorato qualcosina pure con l'espansione. Non lo so, o con questo update. Immagino che abbiano lavorato un po' anche a questo negli ultimi 2 anni, quindi vediamo. Speriamo, perché lo shooting non era molto soddisfacente, non era malissimo, però non era molto soddisfacente. Se mi sistemano quello, io sono molto contento. E oltretutto io l'ho giocato all'epoca con una 1080, adesso una 2080 Super, quindi spero di poter avere un'esperienza un tantinello migliore dell'epoca. E oltretutto, vabbè, tutti i driver che sono usciti, tutte le nuove tecnologie, eccetera, quindi spero tanto che oltre ad aver una scheda video diversa ci sia anche una stabilità del gioco ben differente. Tra parentesi, al PC nuovo non l'ho neanche installato GOG, dove avevo Cyberpunk all'epoca, quindi è una cosa che mi devo ricordare di fare. Bene ragazzi, direi stop per oggi, grazie mille di essere stati in live. Noi per quanto riguarda le live ci vediamo, adesso mi vado a stare un attimino che sono un tantinello esausto, ci vediamo questa sera con il talk e lo state of play. E quindi niente, facciamo una tirata questa sera e vediamo che forse posso anche farvi una sorpresina extra, diciamo così. Questa sera potrebbe essere una sorta di mini maratona, perché voglio fare il talk alle 8:30 per riprendere a fare un po' di cose e domani ricominciare in toto, indipendentemente da come sto, perché non voglio perdere troppo tempo. Poi ci sarà lo state of play da vedere insieme alle 11 e chissà se non ci entra anche un'altra cosina che forse sto meditando di portarvi. Ciao le boss, ciao Arson, sei arrivato giusto alla fine, va bene, grazie del saluto. Bene ragazzi, noi ci vediamo questa sera, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, pigiate quel bel cuoricino, abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, che aiuta davvero tantissimo il canale. Supportate il canale tramite i vari link affiliati come Amazon, Instant Gaming o tramite il Patreon. Seguitemi sui social come Instagram, Telegram o TikTok e iscrivetevi anche ai miei 2 canali YouTube. Tutti i link sono qui sotto o tramite il bot in chat. Parlare la pompa di benzina di Amorant? Forse. Richiedetemelo questa sera. Vi racconto la storia se volete. Alla prossima ragazzi.